Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo visto come sono numerose le leggende sui giganti e quanto siano ben radicate nei racconti folcloristici, quasi a richiamare un'antica memoria condivisa da tutti in passato e che poco a poco è stata sempre di più relegata a semplice favola distaccata dalla realtà. Sebbene tutte queste leggende ci sono arrivate in parte anche alterate o edulcorate in qualche loro elemento, si può scorgere una base storica che, se analizzata alla luce di quanto detto finora, contribuisce a far riemergere una tappa fondamentale nella storia documentata e che fa da spartiacque dal mondo precedente definito mitologico a quello nuovo che venne a formarsi da un certo momento in poi. Abbiamo visto che questi giganti erano chiamati Velez o Volotovo e alcuni di loro venivano seppelliti in grandi kurgan, tumuli che possiamo trovare sparsi per tutta la Rus. Questi giganti venivano definiti anche uomini serpente e venivano rappresentati metà umani e metà con coda di serpente. Sebbene queste figure possano risultare ai più appartenenti all'immaginario oppure frutto di qualche fantasia scaturita dal cronista di turno che si apprestava a compilare un documento, a livello storico possiamo scorgere una solida base e possiamo riuscire a capire in parte chi possano essere stati questi famosi giganti primordiali che abitavano le terre settentrionali nei secoli XI-XIII. Questi Velez, infatti, facevano parte dell'antica dinastia che affonda le radici nei secoli XI-XIII, e cioè i rappresentanti della linea dinastica cristiana reale, che per quasi un secolo, dal XIII al XIV secolo, regnarono sovrani sull'allora mondo conosciuto, dalla capitale russa Rostov la Grande e Vladimir. Questi reali erano i rappresentanti della Sacra Famiglia, parenti di Cristo e di Maria sua madre, originaria della Rus e figlia di Gostomisl, che regnò sullo Stato russo nel XII secolo. Sono gli stessi che possiamo ritrovare nei vari pantheon delle divinità delle diverse civiltà, i famosi dei dell'Olimpo nella mitologia greca, gli imperatori che, come lo stesso Niceta Coniata ci dice, erano soliti farsi adorare come dei ed esigevano sacrifici in loro onore. Andronico I Comneno era parte di questa famiglia, riflessosi nelle cronache in numerose controparti e soprattutto nel Gesù Cristo dei Vangeli. Non mancava anche lui di farsi venerare, ma a differenza della sua famiglia fu promotore di un nuovo insegnamento religioso che si discostava da quello del suo clan familiare, che mirava a portare dei cambiamenti importanti nella sfera politica, sociale e religiosa del tempo. Fu promotore insieme a Giovanni Battista della nascita del cristianesimo apostolico, della gente per l'appunto, che a differenza della sua controparte riconosceva soltanto un Dio, il cui figlio era Gesù. Verranno eliminate infatti molte usanze presenti nella controparte reale dichiarata soltanto più avanti pagana, che oggi conosciamo essere l'antico giudaismo, ma di ciò ne parleremo dettagliatamente in un altro video. Il nuovo movimento del cristianesimo apostolico nacque quindi soltanto nel XII secolo, ma sarà più avanti che si prenderà totalmente la scena. La secolare rivalità tra il cristianesimo reale ancestrale e quello apostolico culminerà nel XIV secolo, con la battaglia di Kulikovo del 1380. Questo è lo strato storico presente nelle leggende sui giganti quando si parla della guerra che scoppiò causando la fine del regno dei giganti Velez. Siamo infatti nel XIV secolo. I cristiani reali iniziarono a perseguitare i cristiani apostolici che si rifiutavano di divinizzare i re della Sacra Famiglia, equiparandoli a gente comune. Questo confronto terminò proprio nel 1380, nella guerra di Kulikovo, dove si utilizzò per la prima volta la polvere da sparo inventata da San Sergio di Radonez nei monasteri apostolici del tempo. Le forze che si contrapponevano erano rappresentate da una parte dal Khan Dmitri Donskoi, riflessosi nelle cronache come Costantino il Grande, promotore del cristianesimo apostolico, e dall'altra il Khan Mamai, l'antico Massenzio, rappresentante del cristianesimo reale ancestrale. Questa famosa guerra culminò con la vittoria di Costantino il Grande, il Khan del XIV secolo Dmitri Donskoi, decretando la vittoria del cristianesimo apostolico su quella ancestrale reale, che prevedeva la divinizzazione della famiglia reale, che venne a questo punto dichiarato pagano e demonizzato.
L'utilizzo della polvere da sparo e dei cannoni fu fondamentale per la vittoria e di questo si racconta nel mito greco, visto nella puntata precedente, in cui si dice che scoppiò una terribile battaglia tra gli dei e i giganti sconfitti proprio dai giganti dalle 100 braccia, e cioè i cannoni. Ercole, infatti, rappresentazione parziale di Cristo, o meglio dei suoi rappresentanti del momento nella persona di Dimitri Donskoi, vinse ed i cristiani reali pagani furono costretti a lasciare la Russia per recarsi ad est, in India, Tibet, Birmania, Thailandia, Cambogia, Malesia, Singapore e Indonesia. Più avanti, nel XVII secolo, occuparono la Cina, dove fondarono la dinastia imperiale della Manciuria, la dinastia d'oro Jin, creando così nei secoli XV-XVIII un intero nuovo mondo di antiche civiltà orientali, ma tutto questo lo affronteremo in dettaglio più avanti. Secondo la nuova cronologia, un decennio dopo la guerra di Kulikovo iniziò la conquista ottomana e fu scritto il Corano. Naturalmente Maometto non poteva ignorare i giganteschi Volot, e cioè in questo senso i cristiani reali. Ne parla infatti come ex potenti che nonostante tutte le loro forze non potevano stare davanti a Dio. Ecco cosa scrive. Non hanno viaggiato sulla terra e non hanno visto quale fu la fine dei loro predecessori che erano più potenti di loro. Niente, né in cielo né sulla terra, può indebolire la potenza di Dio. Da quel momento il cristianesimo reale ancestrale venne chiamato pagano e demonizzato, compreso i loro rappresentanti. Inoltre, secondo la nuova cronologia, i cristiani reali, e cioè i giganteschi Velez dei secoli XIII-XIV, lasciarono molti monumenti giganteschi esistenti tuttora sulla terra. Viene attribuita loro la costruzione di colossali templi e le famose piramidi dell'antico Egitto, dove si trova il cimitero reale della Sacra Famiglia, e cioè la Valle dei Re. Furono loro a erigere gli enormi castelli sulle cime delle montagne, crearono molti antichi santuari, teatri, anfiteatri, eccetera, addirittura a volte tagliavano le montagne per separarne una parte per il loro castello. Proseguendo poi con la vita di Gostomil, re della Rus del XII secolo, nella ricostruzione storica in chiave nuova cronologia, alla fine della sua vita o dopo la sua morte, secondo le sue volontà, i sovrani della Rus chiamarono il famoso Rurik nel regno, rafforzando ancora di più i legami con l'antica famiglia reale dell'impero, ovvero la famiglia di Cristo, cioè Andronico Comneno. Questo evento sancì la nascita dell'impero mongolo, cioè la grande orda russa, che grazie alla grande conquista slava del XIV secolo ottenne il controllo sull'allora mondo conosciuto, facendolo diventare di fatto di sua proprietà. Ma avremo tempo di parlare anche di questo in un modo più dettagliato. Per ora è tutto. Abbiamo visto ancora una volta come nelle leggende è presente una base storica reale, che se analizzata in chiave nuova cronologia ci rimanda ad uno scenario plausibile e logico, capace di far riemergere preziose informazioni andate perdute dopo l'alterazione scaligeriana delle fonti storiche. Non sono sicuro al 100% che tutti i monumenti megalitici siano stati costruiti soltanto da rappresentanti di questa stirpe reale ancestrale. Per ora mi riservo di mantenere qualche dubbio, anche perché la questione giganti non può, a mio avviso, limitarsi soltanto a questa lettura. Sebbene sono convinto che alcune leggende sui giganti siano nate proprio dai fatti storici menzionati in questo episodio, sento che non si riduce soltanto a questo, ma c'è molto di più e tutto si può collegare ancora con quella storia dell'uomo che è stata nascosta ed occultata per far emergere solo quella delle famiglie nobiliari. Per ora vi ringrazio per aver guardato il video, lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate e iscrivetevi al canale azionando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati e per non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!